Ciao a tutti! Sono state rilasciate da poco durante l'evento Xiaomi che ha avuto come protagonista la versione 15 dello smartphone del produttore cinese e hanno suscitato un certo interesse per essere i primi auricolari ad offrire una variante anche Wi-Fi. Poiché questa tecnologia è nuovissima e al momento non trova altre implementazioni, io ho preferito la variante classica di cui oggi vi parlerò più in dettaglio. Le Xiaomi Buds 5 Pro implementano il Bluetooth 5.4 e sono disponibili in due colori, la bianca e quella grigio titanio che vediamo insieme oggi. Esiste anche una variante nera che però è la versione con Wi-Fi e che costa una ventina di euro in più, ma indipendentemente dalla versione, vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque in confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo un manuale utente in 18 lingue tra cui l'italiano, un cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 20 cm di colore bianco e per finire 3 ulteriori paia di gommini taglia XS, S ed L che vanno a completare la dotazione. La custodia riprende le forme e i materiali delle Buds 5 in versione non Pro che abbiamo visto qualche mese fa. Anche qui abbiamo due finiture diverse, opaca per la parte inferiore e lucida metallica per la parte superiore, che non è poi altro che il coperchio della custodia. Ecco, questa porzione lucida trattiene le impronte che è una bellezza. Se volete avere sempre i vostri oggetti belli puliti, questi potrebbero darvi qualche dispiacere. Nella parte frontale abbiamo la scritta Xiaomi stampata tono su tono sul coperchio e subito sotto un LED multicolore. Il lato posteriore è minimale, privo di simboli, scritte o pulsanti che invece si trovano tutti nel lato inferiore. Qui infatti abbiamo la porta USB-C per la ricarica e sulla sinistra la scritta Harman Audio FX, mentre sulla destra troviamo il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Vi faccio ancora notare come la porta USB-C sia protetta da un sottile anello argento lucido. Le forme sono molto arrotondate e le rendono piacevoli da tenere in mano con un buon grip. Le dimensioni di 6 x 4,8 x 2,1 cm e il peso di 53 grammi sono contenuti e portarli nella tasca dei pantaloni non sarà un problema. La costruzione è solida, sia perché il peso del coperchio è notevole, sia perché la cerniera oppone la giusta forza e non presenta giochi né in orizzontale né tantomeno in torsione. Ulteriore nota positiva sono le plastiche interne, completamente opache che danno una sensazione di prodotto premium. E meno male, visto anche quello che costano. Infine gli auricolari, che sono messi in verticale ma non hanno alcun impedimento sia per l'estrazione che per riporli nella custodia. L'unico aspetto che non mi convince è che per portarli all'orecchio bisognerà fare una semi-rotazione tra le dita, ma potendoli prendere in questo modo il rischio di farli cadere, fatemi dire, è minimo. Analizziamo ora l'auricolare per capirne meglio le caratteristiche. Qui abbiamo una classica soluzione a bastoncino corto dove la larghezza del bastoncino è più generosa del solito. Viene da pensare che in questo modo l'area touch è più semplice da raggiungere e attivare, ma questi auricolari non hanno una classica area touch, quanto piuttosto un'area a pressione e touch che si trova solo sul lato esterno del bastoncino, però ben delimitata e ben visibile. Il resto del bastoncino invece è coperto da questa finitura plastica lucida con la scritta Xiaomi che spero si riesca a vedere in video. La capsula è di forma ovale, con questo cerchio qui in mezzo che oltre a dare un tocco di movimento nasconde il sensore di prossimità. Se rimuovo il gommino si nota subito il generoso ugello e l'altrettanto generosa protezione metallica, mentre invece il gommino non è provvisto di una seconda protezione, che non è un grosso problema in questo caso considerando quanto è fitta la prima rete metallica. Anche la posizione dei microfoni è interessante. Se il primo è posizionato come ormai consuetudine sulla capsula in prossimità dell'ugello e il terzo e ultimo al fondo del bastoncino, è il secondo ad avere una posizione poco adottata. Si trova infatti a metà del bastoncino in quest'ansa che va da parte a parte e che in questo modo dovrebbe proteggere dal rumore del vento e far lavorare meglio la soppressione del rumore, ma questo lo capiremo più tardi.
Per finire, le Buds 5 Pro sono multipoint, hanno il Google Fast Pair e se utilizzate con smartphone Xiaomi sfruttano tutte le caratteristiche e l'integrazione diretta di HyperOS, quali ad esempio il codec audio dedicato, la trascrizione degli audio o la traduzione in lingue diverse che però al momento sono disponibili solo su Xiaomi 15 Ultra, ma altri modelli saranno disponibili in un prossimo futuro. Le forme arrotondate, prive di spigoli, compatte e morbide rendono queste Buds 5 Pro estremamente piacevoli da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto o di lavoro. Si vede che Xiaomi ha lavorato bene sia perché la capsula ovale non spinge in alcuna direzione, sia perché il comfort è sempre ottimale e anche quando indossate a lungo non affaticano in alcun modo l'orecchio. Queste sensazioni stupiscono se pensiamo che comunque ogni auricolare ha un peso di 5,6 grammi, quindi non proprio leggerissimo e superiore alla media, eppure, nonostante questo, il tutto è ben bilanciato. Non sfuggono poi dall'orecchio e la sensazione di isolamento passivo è medio-alta, anche perché occupando per bene tutto lo spazio a disposizione occludono al meglio il canale auricolare e così facendo i rumori vengono attutiti di un buon 50%, già solo passivamente. Una nota circa l'area touch o a pressione o come la vogliamo chiamare. Dare i comandi a pressione è comodo perché si premono tra pollice e indice e i comandi vengono recepiti sempre senza problemi. Dare invece il comando di scorrimento per regolare il volume è meno preciso e non sempre viene recepito. Per il resto non c'è molto altro da dire se non che con la certificazione IP54, che le rende resistenti a piogge di una certa intensità, possono essere utilizzate anche mentre si corre all'aperto, ma ricordatevi in quel caso di abilitare la modalità trasparenza. Come vi ho anticipato prima, già passivamente attenuano tanto i rumori di fondo, mentre quando si va per strada è sempre meglio capire che cosa accade intorno a noi. L'applicazione Xiaomi Earbuds è disponibile sia per Android che per iOS e nella schermata principale, nonché unica, dà accesso a tutte le funzionalità che ora vediamo in dettaglio. Mostra la percentuale di carica della batteria degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo quando gli auricolari sono all'interno. Subito sotto abbiamo le impostazioni per la gestione della soppressione del rumore e della modalità trasparenza. Per la modalità trasparenza abbiamo 3 livelli: normale, esalta la voce o amplifica i rumori ambientali, quest'ultima utile se facciamo attività fisica all'aperto. Per la cancellazione dei rumori abbiamo tanti livelli intermedi tra la modalità leggera e quella profonda o, in alternativa, possiamo abilitare quella adattiva, che appunto adatta il livello per noi in base al luogo in cui ci troviamo. Scorrendo verso il basso abbiamo il menu effetti audio, dove possiamo abilitare il suono adattivo che si adatta in base all'ambiente circostante e alla forma dell'orecchio, il volume adattivo che regola il volume in base all'ambiente e infine da bilanciamento audio arriviamo finalmente alle equalizzazioni, dove troviamo 2 personalizzate da Harman, 4 predefinite e una che possiamo personalizzare a piacimento. Tornando alla home, nelle impostazioni aggiuntive possiamo disabilitare il sensore di prossimità, fare un test dei gommini per capire quali fanno al caso nostro, disattivare la doppia connessione o attivare la risposta automatica quando riceviamo una chiamata in entrata e indossiamo almeno un auricolare. Tornando di nuovo alla home abbiamo la funzione di aggiornamento del firmware e di ricerca degli auricolari se li abbiamo persi di vista. Questi auricolari sono più smart del solito e implementano tante funzioni che però spesso sono disponibili solo per gli smartphone di casa Xiaomi. In questo caso abbiamo la possibilità di registrare degli audio tramite gli auricolari e poi scegliere se mantenerli sugli auricolari e appunto trasferirli sul telefono. Questa funzione è stranamente disponibile anche su iPhone e può essere attivata tramite un comando touch, ma questo significa che gli auricolari hanno una memoria interna che consente di mantenere fino a 2 ore di registrazione. E a proposito di comandi, vediamo come sono impostati di fabbrica. Con la pressione singola su entrambi gli auricolari attiviamo il comando di play e pausa. Con la pressione doppia andiamo alla traccia successiva e con quella tripla alla traccia precedente. Con la pressione prolungata attiviamo invece la cancellazione del rumore.
In questo caso, dalle impostazioni vediamo che possiamo selezionare tutte e tre le modalità: acceso, spento e trasparenza, oppure attivare l'assistente vocale, la registrazione dell'audio che abbiamo visto prima o scattare una foto. Attenzione che questo comando, scattare una foto, funziona solo su smartphone Xiaomi che hanno HyperOS come sistema operativo. Non funziona quindi su iPhone e nemmeno su altri Android non di Xiaomi. Per tutti gli altri comandi potete scegliere tra la gestione delle tracce, quella del volume, la riproduzione o, di nuovo, la registrazione dell'audio. Vi dicevo prima che i controlli non sono solo a pressione ma anche touch e infatti nella seconda schermata, quella dedicata ai comandi a scorrimento, vediamo che sono disponibili i comandi per alzare o abbassare il volume, semplicemente scorrendo verso l'alto o il basso. Per chiudere, anche in questo caso l'applicazione non indica i comandi per le chiamate vocali, che invece ci sono nel manuale utente che nessuno legge, tranne il sottoscritto che lo fa per voi. Ad ogni modo, con la pressione singola accettiamo una chiamata in entrata o ne terminiamo una in corso, mentre con la pressione doppia la rifiutiamo. E veniamo ora al suono. Gioia e dolori di queste Buds 5 Pro. E ora cercherò di spiegarvi al meglio il perché dal mio punto di vista. Inizio però prima dalle specifiche tecniche. Questi auricolari hanno 3 driver. Il primo è un driver dinamico da 11 mm che si occupa dei bassi, il secondo è un driver planare che si occupa degli alti e il terzo è un tweeter in ceramica che si occupa delle frequenze medie. Inoltre il range di frequenze per le quali i driver riescono a lavorare varia dai 15 Hz ai 50 kHz, un range molto ampio e che fa ben sperare circa la quantità e la qualità degli strumenti che saremo in grado di percepire. Per finire, i driver e l'ampia gamma di frequenze possono essere sfruttate al meglio, almeno sulla carta, grazie alla certificazione Snapdragon Sound e quindi con i codec aptX Adaptive Lossless, oltre al più classico AAC. E qui la prima stranezza che ho rilevato. Per ascoltare la solita playlist di test uso da qualche tempo un player di fio, di cui vi parlerò in un'altra recensione, che supporta praticamente tutti i codec, dall'LDAC, l'aptX e così via. Ebbene, non c'è stato verso di far lavorare queste Buds 5 Pro in aptX, cosa che non mi è mai capitata con altri auricolari con la stessa certificazione Snapdragon. Ho poi provato a connetterle ad uno smartphone Xiaomi 12, quindi non di ultima generazione, e anche in questo caso solo AAC. Non è chiaro quindi se l'aptX può essere utilizzato solo sugli ultimi Xiaomi 14 e 15, oppure è stato solo un caso che io non sia riuscito ad attivare questo codec con i dispositivi a mia disposizione. Ad ogni modo, indipendentemente dalle stranezze e dai codec utilizzati, le sensazioni non cambiano. I 3 driver restituiscono sì un buon sound, ma niente di più, e questa è un po' una delusione per me che avevo grandi aspettative, considerando il lavoro fatto con la gamma Redmi che sta, o per meglio dire dovrebbe stare, un gradino sotto. Nel dettaglio mancano un po' i bassi, o per meglio dire se ne sente la mancanza, visto che i medi hanno un bel corpo e gli alti sono chiari e soddisfacenti. In più, le equalizzazioni a disposizione non aiutano a mitigare questo problema. Intendiamoci, non è un problema non avere dei bassi pompati e io non sono un grande fan di queste sonorità, ma in alcune situazioni non averli proprio i bassi a disposizione è una grave mancanza. Mancanza che in parte e solo in parte si può alleviare alzando il volume, che in generale è tarato bene, anche se in alcune situazioni però è davvero complicato riuscire a tenerle alle orecchie. In questo caso si può però sfruttare l'audio adattivo e il volume adattivo, che si regolano in base all'ambiente circostante per offrire il miglior suono possibile. Infine hanno poi tutta una serie di funzioni, alcune utili, alcune meno. Tra queste troviamo l'elevata velocità di trasmissione fino a 2,1 megabit al secondo per l'ascolto musicale in alta definizione, l'audio LE per sfruttare una latenza ridottissima di 50 millisecondi e infine l'audio dimensionale personalizzato. Tranne quest'ultima, che può essere attivata anche sugli iPhone dal 15 in su, le altre sono disponibili solo per smartphone Xiaomi 14 o più recenti. Come direbbero alcuni insegnanti, è intelligente, e queste Buds 5 Pro intelligenti lo sono, ma non si applica e difatti la resa, almeno per me, non è stata all'altezza delle aspettative.
Per queste Buds 5 Pro non vi consiglierò un brano da ascoltare, magari se volete scambiarvi consigli tra di voi usate i commenti sotto questo video, ma per chiudere, dal punto di vista delle specifiche tecniche molto bene, dal punto di vista delle performance c'è qualcosa da rivedere, soprattutto in relazione al prezzo di vendita di cui vi dirò più tardi. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Come abbiamo appena ascoltato, i microfoni sono di alto livello. Non è dato sapere se sono di tipo MEMS o meno, ma le prestazioni sono eccellenti in tutte le situazioni. In casa, in ufficio o comunque tutte quelle situazioni poco rumorose, la voce è sempre chiara, pulita, mai metallica e l'interlocutore ci ascolta senza problemi. In condizioni più rumorose, in strada o nel traffico, anche in questi casi i microfoni hanno prestazioni di alto livello e chi ci ascolta dall'altro lato sentirà solo la nostra voce. Hanno poi la possibilità di ridurre i rumori del vento fino a 15 metri al secondo, che corrispondono a poco più di 50 km/h, che è un vento di forte intensità. Xiaomi dichiara una durata massima di 8 ore con una singola ricarica con il volume impostato al 50%, il codec AC e la soppressione del rumore spenta. In base ai miei test, che prevedono sostanzialmente le stesse condizioni tranne il volume impostato all'80%, ecco, in queste condizioni si ottengono poco meno, ma davvero poco meno, delle 8 ore dichiarate. Se abilitiamo la soppressione del rumore o in alternativa utilizziamo il codec aptX, possiamo aspettarci dalle 6 ore e mezza alle 7 massimo, non di più, mentre se li abilitiamo entrambi non andiamo oltre le 5 ore e mezza. In chiamata invece perdono il 15% ogni ora per un totale massimo reale di circa 6 ore, mentre la batteria della custodia di 570 mAh ci dà ulteriori 4 ricariche per un totale reale di 40 ore nelle condizioni di lavoro meno energivore. Per quanto riguarda invece le tecnologie a supporto della ricarica, sono un prodotto completo. Abbiamo infatti sia la ricarica rapida parziale velocissima, che con 10 minuti ci dà fino a 4 ore e mezza, che quella wireless. Insomma, con queste prestazioni e tecnologie a disposizione siamo a posto in qualsiasi situazione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Buds 5 Pro sono un ottimo esempio di elevata capacità realizzativa e ingegnerizzazione da parte di Xiaomi. Racchiudere in uno spazio così limitato 3 driver e 2 amplificatori non è semplice e difatti non è questa una configurazione che troviamo facilmente. Hanno un bel design, c'è un'ottima batteria, una altrettanto ottima soppressione del rumore e sono comodissime, ma il punto debole è proprio la caratteristica principale per degli auricolari, il suono. Non è di livello, per dire che le Redmi Buds 6 Pro, anch'esse con un triplo driver, suonano molto meglio di queste. Se è una questione legata al firmware non ve lo so dire, ma al momento di questa recensione era l'ultimo a disposizione. Inoltre troppe funzioni sono disponibili esclusivamente per gli smartphone Xiaomi e questo non sarebbe un problema dato che gli ecosistemi nascono proprio per sfruttare al meglio la coesione tra hardware e software, ma qui tante funzioni sono pensate solo per gli Xiaomi 15. Per questo motivo sono dell'idea che se le volete acquistare da sole per usarle con altri dispositivi, pensateci bene. Mentre se le trovate in offerta magari con gli Xiaomi di ultima generazione, allora prendetele in considerazione. Di listino costano 199,99 euro, che sono oggettivamente tanti, forse troppi, se consideriamo che al momento non ci sono sconti e che sarebbe stato meglio prezzarle intorno ai 150. Al prezzo attuale le aspettative si alzano troppo per un prodotto che onestamente li vale solo per metà. Questa volta, per evitare polemiche, starò più attento a titolare la recensione, non vorrei mai scatenare le ire dei fanboy Xiaomi, ma ad ogni modo dite la vostra e fatemi sapere che cosa ne pensate attraverso i commenti.
Se qualcuno di voi è già in possesso degli Xiaomi 15 o 15 Ultra e vuole degli auricolari da abbinare, ebbene, tramite il canale Telegram qui di lato potete portarli a casa ad un prezzo mai visto. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Spero di non aver deluso le aspettative di molti raccontandovi le Buds 5 Pro, ma anche io, da consumatore come voi, mi aspettavo qualcosa di più. Se siete però interessati a questo tipo di prodotti e vi piace il lavoro che sto portando avanti, vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Se poi volete anche supportarmi ulteriormente, vi ricordo la campagna abbonamenti. Alla prossima!